Europa ultimilor 50 de ani s-a schimbat radical în multe privințe. S-au produs modificări majore, printre care și reconfigurarea populației. De-a lungul timpului am asistat la o migrație masivă din rural în urban, de la est la vest și din alte regiuni ale globului către Europa, iar realitatea de astăzi aduce mereu provocări, dar și soluții. În Italia nu sunt puține regiunile care s-au confruntat în ultimii 10 de ani cu o masivă scădere a populației, fapt determinat de un cumul de factori, printre care scăderea natalității și migrarea către zone mai bogate. Dar există și soluții pentru a contrabalansa acest fenomen, iar una dintre ele e oferită de migranții sosiți aici în căutarea unui trai mai bun decât au lăsat în țările de baștină. Avete parlato di depopolazione, di natalità, sono cose che la vostra regione ha conosciuto, non lo so, 20 anni fa, ma ora le cose sono cambiate. Voglio sapere come avete fatto queste cose. Beh, la denatalità in Italia è drammatica perché praticamente abbiamo fatto meno bambini quest'anno rispetto al primo anno dell'unità d'Italia nel 1860. Quindi è un buco demografico che non si può recuperare in via naturale. La Puglia sta facendo molti passi in avanti dal punto di vista economico, è la prima regione italiana per tasso di crescita del PIL, la Puglia cresce al doppio della velocità dell'Italia e siccome l'Italia cresce più velocemente dell'Unione Europea, credo che siamo una delle regioni europee che cresce più velocemente. Quindi sentiamo la mancanza di molte figure lavorative sia di eccellenza che dal punto di vista della manodopera e quindi abbiamo perso in 10 anni quasi 200.000 persone di popolazione, quindi è un'enormità e abbiamo bisogno di organizzare i flussi migratori da tutto il mondo perché abbiamo bisogno di persone che vengano a lavorare da noi, di bambini che riempiano le nostre scuole, di infermieri, di lavoratori in agricoltura. E quindi sinceramente non capisco il ministro italiano che dice che sta rischiando una pesante condanna dai giudici perché voleva difendere i confini italiani. Difenderli da che cosa? Noi abbiamo bisogno di quelle persone, non possiamo respingere, anzi dobbiamo esprimere gratitudine nei confronti di tutte quelle comunità che hanno scelto la Puglia e l'Italia per venire a contribuire alla ricchezza italiana. Quindi i flussi migratori sono una ricchezza per chi li riceve e purtroppo un indebolimento per chi li perde, perché ecco, se uno scrupolo io ho nel richiamare è proprio quello di fare dei danni ai paesi che perdono persone di qualità e che potrebbero fare la fortuna dei loro paesi. Noi invece abbiamo bisogno di attrarli, questo è il problema più importante. Infatti ho anche detto che queste politiche non devono fare concorrenza tra paesi europei, perché sarebbe assurdo, ognuno deve fare in modo che queste politiche attraggano flussi migratori extraeuropei, non europei, perché sennò altrimenti noi portiamo via i figli alle madri, che è una cosa sbagliata, molto sbagliata. Ma come diventa una regione attrattiva per questi talenti? Perché parliamo delle regioni ricche, ma anche delle regioni povere. E avete detto che Bari e Puglia non è stata una regione molto attrattiva 20 anni fa, diciamo. Beh, abbiamo fatto un po' tutto perché per essere attrattivi devi rimetterti in piedi, devi essere bello, devi essere pulito, devi essere ospitale, devi essere moderno, devi essere affascinante. Noi abbiamo ovviamente investito molto nel turismo, abbiamo migliorato la nostra qualità di accoglienza turistica, ma abbiamo investito moltissimo per le imprese innovative nell'aerospazio, nella costruzione di microsatelliti, di aerei. Abbiamo investito nei nostri aeroporti, porti e stiamo ovviamente cercando di favorire tutte le industrie innovative, soprattutto dal punto di vista tecnologico, per esempio anche la meccatronica, tutti gli automatismi produttivi che sono necessari all'industria moderna in Puglia hanno un distretto molto rilevante. Quindi in realtà l'attrazione di un territorio è un insieme di cose, non è solo una
Abbiamo per esempio il mare più pulito d'Italia perché abbiamo un buon livello di depurazione delle acque, ma cerchiamo anche di avere trasporti, di avere aeroporti, porti che funzionano e che rendono la vita migliore. E poi bisogna avere anche una sanità di qualità. La sanità pugliese è molto cresciuta nonostante in Italia la sanità venga finanziata meno che in Germania o in Francia. E questo ovviamente è un grande ostacolo perché dobbiamo fare questo lavoro con poco personale e chissà, forse in altri paesi di altri paesi del mondo abbiamo personale sanitario che verrebbe volentieri a lavorare da noi se fosse possibile pagarli il giusto. Chi deve lavorare per queste cose? Perché credo che non si tratta solo delle autorità locali, ma è un sacco di forze che dobbiamo lavorare insieme. Ha ragione, serve l'Unione Europea, servono regole che consentano all'Unione Europea di accogliere tutta la forza lavoro che ci serve, perché come abbiamo detto oggi, se continua con questo ritmo demografico l'Europa rischia di essere non più del 4-5% della popolazione mondiale e quindi non contare nulla. Questo non possiamo permetterlo, quindi abbiamo bisogno di aumentare il nostro livello demografico attraendo quelli di cui abbiamo bisogno. Non possiamo lasciare alle condizioni meteo del mare la scelta di chi arriva e peraltro spesso causando tragedie terrificanti. Abbiamo bisogno di utilizzare le nostre ambasciate, di utilizzare i nostri uffici, la formazione all'estero e costruire un meccanismo di formazione professionale e di incentivi per arrivare in Italia o comunque in Europa. Immagini che il governo Meloni ha eliminato gli sgravi fiscali che erano previsti per gli italiani che rientravano dall'estero. Questa è una follia perché ovviamente quello era uno dei motivi per i quali qualcuno poteva finanziare il proprio rientro con gli sgravi fiscali e non capisco perché siano stati eliminati. Umbria este o regiune italiană preponderent rurală și cu multe zone montane. În plus, în 2016 a fost lovită de un puternic seism care a determinat o parte a populației să părăsească pentru o vreme locurile de baștină. Iar autoritățile locale nu așteaptă doar ajutor de la Roma, ci și implementează propriile politici, bazate pe realitatea din teren și cu rezultate ce nu întârzie să apară. Natalità, questa è una problema soprattutto di tutta l'Europa, non solo di Italia, non solo di Umbria, ma devo chiedere lei come è la situazione nella vostra regione? No, anche l'Umbria purtroppo ha un problema di denatalità e anche di invecchiamento della popolazione. Noi stiamo mettendo in campo una serie di politiche per sostenere la famiglia. Abbiamo fatto una serie di misure molto importanti e accessibili a tutti, anche alla comunità rumena che è naturalmente residente da noi, con sostegni per la natalità, per il primo anno di vita del bambino, per agevolare anche le mamme nella conciliazione vita lavorativa e famiglia. Abbiamo fatto una serie di misure per le borse di studio per poter sostenere famiglie nel percorso degli studi fino agli studi universitari. Abbiamo messo a disposizione dei voucher per le famiglie, per esempio per far frequentare uno sport o comunque un'attività ludica extrascolastica ai propri figli. Insomma un pacchetto molto importante, molto consistente, addirittura 30 milioni di euro sulle varie misure che stanno diventando strutturali e in fase di elaborazione anche proprio una legge sulla famiglia. Insieme a questo c'è bisogno di dare le risposte di lavoro ai nostri giovani per poterli trattenere nella nostra regione e su questo stiamo lavorando molto anche sulle competenze e quindi anche con percorsi di formazione che vadano a intercettare i bisogni delle aziende del nostro territorio. E questo lo facciamo attraverso le scuole, attraverso l'università, ma anche attraverso gli ITS, che sono questi corsi post diploma e che servono proprio a professionalizzare i ragazzi in modo che possano poi entrare subito in modo corretto nel mondo del lavoro e abbiamo dei risultati molto importanti. Chi frequenta i nostri ITS al 95% viene assunto dalle aziende, dalle imprese dove va anche a fare il percorso di formazione.
Quindi insomma sono tutte situazioni che stiamo cercando di gestire. Certo, il trend per essere invertito ha bisogno di tempi e non è che si può fare dalla mattina alla sera, né sarà un percorso di anni, però abbiamo veramente cominciato a mettere in campo delle politiche molto attive da questo punto di vista e sono sicura che si possano dare delle risposte importanti. C'è questo un problema delle grandi città o anche della campagna o più di campagna, perché lo so che in Umbria ci sono è una zona di campagna. Ma dunque, noi devo dire che il tema dello spopolamento, specialmente della parte diciamo delle montagne piuttosto che della parte insomma più remota, esiste anche da noi. Poi noi abbiamo dovuto stiamo affrontando la ricostruzione post sisma del 2016 che sicuramente ha portato per un lungo periodo di tempo anche alla delocalizzazione delle famiglie, però anche lì stiamo intervenendo oggi con una ricostruzione molto più veloce e ci sono anche delle risorse messe in campo per mantenere il tessuto economico e quindi dare delle prospettive e dei servizi a quelle popolazioni. È evidente che l'Umbria è fatta da molti borghi anche molto belli, oggi si sta puntando molto per la valorizzazione dei borghi sul turismo, che è un grande attrattore per la nostra regione e abbiamo dei numeri straordinari. E quindi su queste politiche stiamo continuando a lavorare perché sicuramente per le aree interne, per tutti questi territori più marginali possono essere delle risorse, mettendo insieme in modo sinergico anche le politiche agricole, quindi il sostegno anche a quell'agricoltura che oggi può fare non solo la produzione dei prodotti, no? Che comunque nelle nostre aree sono sicuramente importanti, ma anche attività collaterali come per esempio gli agriturismi, piuttosto che attività di trasformazione e di vendita anche sul luogo, che sicuramente rappresentano un aiuto a quell'economia, perché poi portiamo avanti politiche giustamente ambientali corrette, la sostenibilità la stiamo declinando un po' in tutti i settori, però io dico sempre che la sostenibilità deve essere anche sostenibile economicamente e quindi queste cose che stiamo facendo vanno proprio in questa direzione. Castilla-La Mancha este o zonă montană aridă din Spania, unde localnicii au început să migreze masiv dinspre rural, spre urban, încă din anii 50. Dar problema depopulării a început să se simtă acut în ultimii ani. Pentru rezolvarea acestei situații, guvernul regional încearcă să folosească orice instrument are la îndemână, de la fondurile de coeziune până la creionarea unei strategii pe termen lung, cu implicarea mediului universitar și de afaceri. How long did it take to put into practice these measures? When did you realize that there is a huge problem, this is the population? You said that you were looking back in the 50s or 60s, it was normal at the time, but then it was abnormal at a certain time. I'm curious about that. Yeah. Well, the population and the rural exodus was something normalized in the 50s, in the 60s. So once our president, Emiliano García Paje, took power in our region, it became a total priority. So first we had to identify the problems in all the sparsely populated areas in Castilla-La Mancha so that we could also take action in those things that we still had to do and people were claiming. So first of all, if young people and young families had to leave the villages because they didn't have a school anymore, we reopened rural schools. Or if they didn't have a healthcare system or centers, we opened them and provided with doctors and nurses. And other thing that we have done, which has been really pioneer and it's giving already good results, has been the law against the population. The main measure has been to zonify, let's say to classify all these small areas in order to take the main problems, in order to provide the best solutions to every specific area. And the main measure has been the tax differentiation. So we provide
tax reliefs for people to stay and to actually live in these sparsely populated areas, but also businesses and enterprises to invest and settle in our region. Some people who left the small villages, it was because they didn't have the opportunities. So this is why we are promoting this economic growth, attracting businesses, especially to rural areas. So when we did and elaborated this zonification, the classification of every area was to divide the areas, the definition in sparsely populated or at risk of the population. This way, the intensity of the aids that we are giving is different depending on the problems that they have. You gave us some figures and they are really great. Are you going to work further to increase these figures? Well, first of all, we have to elaborate this intermediate evaluation next year. So, because this strategy has a long-term vision for 10 years. So now we have to evaluate what has been more useful or less useful, what we have to improve, always talking with all the stakeholders, enterprises, trade unions, universities, and this way we will decide what we have to continue or improve. And this brings me to our last question, because it's not only about local authorities to be involved in this process, it's a huge and very complex process actually. Exactly, we need a holistic perspective, we need to count on everyone. So for instance, in our case, it has been extremely useful counting on cohesion funds. The first step that we took some years ago, it was the integrated territorial investment, which was the aim was to focus cohesion funds in the small areas which were sparsely populated. And so we need the European Union to be with us, and we are really glad that the European Commission is participating in all these debates, elaborating this long-term vision, counting on the regions. În Cehia este mai nou la modă să te muți la țară din marile metropole. Infrastructura bine pusă la punct, facilitățile oferite în multe sate, dar și mândria locală îi fac pe tineri să se întoarcă în locurile de baștine și să pună umărul la dezvoltarea acestor zone. One of the themes discussed at the summit and one of the themes discussed whenever the Europeans are gathering is rural revival. And I wonder which are the main pillars this rural revival should be based on? It's a difficult question, as I mentioned during the panel, that to find out the unique recipe for rural revival, it's worth getting Nobel Prize, because it's really a set of many measures, some of them objective, but some of them not that objective. I always start with kind of rural pride, because I'm teaching at university, meeting a lot of students, and I'm always asking, why are you staying in Prague? Do you want to stay in Prague, or do you want to come back to Slovakia or to the regions of the Czech Republic? And they always have a lot of irrational arguments, you know, because it seems to me that everyone thinks that once you go back to a rural area, that it's a kind of end of life. It's a zoo, you know, which is a museum. So, and it's not right, you know, there are many, many rural areas in Europe, and not just in Western Europe, Austria or Nordic countries, but even in Eastern Europe, which are not like that. And I always tell to the students my personal story, because I studied in Denmark, then I went to Brussels for internship, I got a job in Brussels. But anyway, I decided to go back to my rural area, which is very rural, it's 250 kilometers from Prague, where my mother that time was the mayor, my grandfather was the mayor before. So I naturally felt that I must come back with my experience to help to the region. And I started to work there as the local action group manager. It's the method leader, which I appreciate very much, like for this rural revival as one of the tools. And I am very happy that I can live in rural areas, because even having family, you know, and everything, I can jump on the train. I am in 2 hours in Prague. So now I accepted to be Deputy Minister of Regional Development, but my first condition when the minister called me was that I want to stay a mayor, because, you know, this is my priority number one, and if he wants, I can do the job. I will be the kind of ambassador of local governments. I will try to use my experience, and also my secretary, right hand, is also a mayor, actually the youngest mayor in the Czech Republic, who is also a mayor still and who works for the ministry. So that's the point there, so that you can
thanks to the modern means, either transportation or internet, you can live wherever you want and you can do a lot of things. So it's not right that there are not qualified jobs. Yeah, I have a friend who projects the high-speed railways from very traditional cottage or wooden house, living in a small municipality of 100 people. Yeah, and he's commuting to Prague twice a week, or he stays 2 days a week in Prague. Otherwise, he works from home. Yeah. And this is another factor. Yeah, we should use the modern technologies to bring quality of services to the rural areas. I very much appreciate the idea of smart villages. I am one of those who fell in love with smart villages, the same as with leader Silali. Because really, when you go, for example, to Slovenia, to Krško, I know that you also interviewed Mr. Bogovic, so it really works, or to Scandinavian countries, or I spent some time in South Korea to see. So it works, and we need broadband infrastructure as a basic public service in all areas, even in the smallest municipalities and settlements. This is number one. We need, of course, to overcome the digital divide, which is especially with seniors. But you know, in our municipality we have a community school where one of the most popular subjects is IT. So the seniors are coming. My mother is able, she's 72, she's able to do everything through computer. My grandmother, she's 95, she's able to call through Skype. Yeah, so it's not that difficult as everyone thinks that it is difficult. And then we can bring a lot of services to the living rooms of people. They can work from home. The services should come to the houses, not that the people commute for the services. You have to negotiate or be in connection with state from your homes. Yeah, it means e-government in Estonia, fantastic thing, you know. So education, of course. Yeah, now we have some rural universities which just teach online. Yeah, so I think it's a clue. But that's one thing. Another thing is other services, of course. Yeah, because I think I love the idea of basic standards of services, which is in South Korea. They say that whatever it costs, you know, there should be basic standards of services in each size of municipality. So even in the smallest one in Korea, they have sauna and library in every even smallest municipality, because library serves as a community house and sauna for meeting relaxation. And this is something which we should create even in Europe, basic standards, so that people who live wherever they live in Europe, so they are secure that they have basic services done, education, schools, transportation, but also sport, culture and those issues, of course, emergency, healthcare, yeah, and all those crisis management, so all those issues. So I think this is something which we should deal with. Otherwise, I feel in my generation and in younger generation that there is a kind of rural revival already, that a lot of people around Prague are coming to the rural regions because they see that the quality of life is much higher. They can work through internet, so it's easy. So I think it's also the change of paradigm, so that people come back, that it's sexy, as I mentioned yesterday, to live in rural areas. And we have a very progressive director of a school in our municipality. So we together, and he's the one who came from Brno. I attracted him. He became a director when he was 26 years, and we are trying to build up this kind of rural pride in the kids in the school, because you know, so that even though, you know, I told to my son, he's 4 years old, so we are saving money for his studies, so his only chance to use this money will be to study. So I told him, okay, you will go, he doesn't know what is Oxford, but I always tell him, you will go to Oxford, but then you will come back to Dolní Studenky and you will be a mayor and you will deal with the issues.